Ciao amici! Se vi chiedessero qual è la ricetta italiana più famosa negli Stati Uniti, voi cosa rispondereste? Le lasagne? La carbonara? No, la ricetta italiana più famosa negli Stati Uniti sono le fettuccine Alfredo. E molti di voi vi chiederanno le fettuccine di chi? Questa ricetta fu creata nel 1914 in un ristorante romano chiamato Da Alfredo. Divenne famosissima negli Stati Uniti nel dopoguerra. Ai turisti americani che visitarono Roma in quel periodo piacque talmente tanto questa ricetta che la importarono negli Stati Uniti. Ovviamente cambiandola, loro hanno aggiunto ingredienti come la panna, a volte il pollo, a volte i funghi. Io oggi farò la ricetta originale con solo 3 ingredienti. Quindi abbiamo delle fettuccine, del burro e del parmigiano. E voi mi direte, ma cosa ci insegna a fare la pasta burro e parmigiano? Sì, ma ha una procedura di mantecatura diversa, quindi sta tutto lì nella mantecatura la differenza che esalta questo piatto. Bene, allora andiamo a cucinare. Queste sono le dosi per 2 persone: 250 g di fettuccine, 40 g di burro e 80 g di parmigiano reggiano stagionato 24 mesi. Qui abbiamo una pentola di acqua bollente, aggiungiamo del sale e le fettuccine. Le fettuccine saranno pronte in 3 minuti, quindi prepariamo subito il contenitore per la mantecatura. Aggiungiamo il burro. Le fettuccine sono pronte. Aggiungiamo le fettuccine nel contenitore con il burro, lasciandole molto bagnate, quindi ci portiamo dietro l'acqua di cottura. Aggiungo un altro poco di acqua di cottura e mescolo bene. Continuiamo a mantecare aggiungendo poco alla volta il parmigiano reggiano e un po' d'acqua di cottura. Questa operazione di mantecatura non va assolutamente fatta sul fuoco, altrimenti rischieremo di rendere il formaggio filante, cosa che noi non vogliamo. Deve essere una cremina molto liquida. Quando prima vi dicevo che in America aggiungono anche la panna, è per rendere la cremosità del piatto senza fare questo processo di mantecatura. Però con degli ingredienti buoni come il parmigiano reggiano non serve la panna. Vedete? Abbiamo ottenuto una bella cremina sul fondo, proprio quello che volevamo. Io aggiungo anche un pizzico di pepe, non è nella ricetta originale, ma a me piace. Pronti!